Buonasera amiche, buon anno a tutte. Questo è un breve video in cui vi mostro quello che ho fatto, le ultime cose che ho realizzato prima delle festività natalizie, per farvi compagnia. Vi lascio al piccolo video. Ciao! Allora, cosa vi mostro oggi? Piccoli pezzettini di video prima di dare questi piccoli regali di Natale. Allora, ho ripreso in mano le perline dopo tanto tempo e ho realizzato una serie di questi orecchini che sono fatti a peyote. Oh, metti a fuoco, non so se sono io o se è la camera. Chi lo sa, eccoli qua. Ok, questo è il primo. Ho incastonato a peyote dei piccoli cabochon in occhio di gatto. Occhio di gatto, penso che lo conosciate. Eccoli qua, sono questa tipologia di cabochon, quindi qui ne ho incastonato uno di questa colorazione, vedete, si vede al centro azzurra. Qui invece li ho incastonati utilizzando delle Miyuki color, queste sono light bronze, e con il verde, cabochon verde. Qua invece ho utilizzato la colorazione champagne powder e questi altri rocaille di questo azzurro bellissimo che secondo me ci stava benissimo con questi colori un pochino più freddi. E ultimo paio che ho realizzato sono questi in cui invece ho incastonato un cristallo e ho utilizzato la colorazione invece oro, Duracot Galvanized Gold, penso. È un oro comunque, sì, il 4202 della Miyuki, e ho messo queste a contrasto, queste Delica, non vi dico la colorazione perché non mi ricordo, e ci ho messo invece un cristallo, vedete qui ce ne sono altri che ho incollato sulle basi che poi andrò a incastonare. Ecco, mi sono divertita, sono praticamente le basi da 6, avrei potuto utilizzare anche quelle da 4, però con questa incastonatura ci stanno insomma benissimo. Quindi questa era la prima cosa che volevo mostrarvi. E chi mi conosce lo sa, non mi piace solo cucire con il feltro, il soutache, ma mi piace anche dipingere con gli acquerelli. Ed eccolo qui, una piccola illustrazione già incorniciata che sarà un piccolo dono per Natale. Che dite? Vi piace? Oh. Ne ho fatte tante altre, poi casomai ve le mostro in un video. Piccola clip per mostrarvi un altro portaocchiali realizzato in feltro e con queste decorazioni papavero. Questo l'ho giocato proprio col colore del rosso e del nero e con la base in feltro grigia, quello spesso, e invece qui ho utilizzato del feltro sottile e ho fatto questa alternanza di colori. Il solito profilo, questo piccolo ricamo molto semplice, e devo dire che mi piace moltissimo. Adesso vedete qui un pennellino perché andrò a fare un piccolo acquerello per accompagnare. Questo è un altro regalo per le mie amiche e di questo trovate il tutorial naturalmente sul mio canale. E sì ragazze, il primo video dell'anno è un po' così, giusto per condividere quello che ho fatto, dei regali, dei pensierini per le amiche, per i familiari. Mi piace sempre fare qualche piccolo dono fatto con le mie mani perché secondo me ha sempre del valore aggiunto. Piccoli dettagli, fili cuciti uno dopo l'altro che mi connettono alla persona a cui donarli. Altro pezzo di video, ok, per la serie amo i portaocchiali, ne ho fatti tantissimi in tutte le salse. Questi non sono quelli del tutorial prima di Natale, ma sono fatti con queste decorazioni floreali e con gli steli ricamati, sempre su feltro. Questo è il primo, questo è il secondo, contrasto questo color terracotta con il nero ed il senape. Poi ne ho fatto un altro, questo sembra blu elettrico ragazze, ma non è blu elettrico assolutamente,
è un colore petrolio, è molto più pastelloso con senape e corallo, ma non, si, non sembra assolutamente il colore che è, ma va bene lo stesso. E poi ne ho fatto un altro nella stessa colorazione terracotta, di questo arancio, ma è più un color bruciato, caldo, a contrasto col senape. Ditemi qual è il vostro preferito e naturalmente se volete vedere il tutorial completo di come ho realizzato questi portaocchiali, vi posso rifare il tutorial di questo. C'è in realtà un altro prima di Natale che è leggermente diverso. Questo è fatto con le fustelle, ok? Ma si può tranquillamente fare anche a mano, volendo, poi vi spiegherò, voi ditemelo nei commenti. Ora vi saluto, vado a scegliere a chi regalare, vado a scegliere a chi regalare questi tra le mie amiche, con qualche bijou, e niente, ci vediamo al prossimo pezzettino di video. Ciao! Cos'altro abbiamo fatto? In realtà ho utilizzato sempre la Big Shot e queste sono le basi per fare degli altri portaocchiali, ma in realtà si può utilizzare la Big Shot per fare tante altre cose. Non li ho finiti, non li ho terminati perché, ragazze, l'incollaggio di queste parti molto sottili, feltro su feltro, non è stato il massimo e quindi devo testare bene il tutto e quindi avevo un po' di paura e quindi le ho tralasciate, le farò poi con calma, tanto queste non sono in stile natalizio, posso tranquillamente rifinirle con calma. Quindi è un po' più complicato quando si utilizzano questi elementi albero della vita che sono un pochino più particolari e ci vuole un po' di attenzione in più. Quindi questi sono, come vi dicevo, l'altra tipologia. Purtroppo volevo mostrarvi un altro, ma come al solito perdo le cose. Poi mi sono ricordata che invece l'avevo regalato e su questi rami molto delicati avevo fatto tutti dei ricami di boccioli, di fiorellini per renderlo più stabile perché il problema è in questi punti più sottili. Poi eventualmente l'ho regalato a mia cognata, vi metterò una foto più in là. Altra cosa che volevo mostrarvi sono gli acquerelli. Cos'altro abbiamo fatto? Ho fatto queste illustrazioni natalizie, alcune le ho regalate e queste sono rimaste a me. Mi sono divertita moltissimo a giocare con la stessa palette di colori in tutte le illustrazioni, quindi tutte le illustrazioni natalizie che ho fatto, questi piccoli quadretti natalizi con le casette stile un po' scandinavo. Le ho giocate tutti con questi bellissimi colori e ragazze mi sono divertita veramente moltissimo, super rilassante, quindi ecco, questi sono dei lavori, delle sessioni da fare per rilassarsi e stare qualche ora in serenità. Queste naturalmente non le ho regalate, sono rimaste a me, le metterò in una cartellina ben custodita o le forerò qua in basso e le conserverò nel mio sketch. Non lo so, comunque di sicuro sono state delle cose molto belle che mi hanno fatto stare bene nelle festività pre-natalizie e niente, è finito questo primo piccolo video creazioni dell'anno. Ho condiviso un pochino quello che ho fatto, poco, perché ci sono state tantissime cose da fare, tantissimi preparativi. Quest'anno ho preparato veramente per tutti, vigilia, Natale, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno. Ho invitato i miei familiari a casa perché secondo me condividere questi momenti è la cosa più bella ed appagante, stancante, ma decisamente bella che ti dà una serenità. Quindi vi abbraccio a tutte e buon inizio dell'anno. Ci vediamo prossimamente. Ciao!